Ragazzi, buongiorno a tutti, oggi nuovo video sul canale e siamo qui per vedere insieme una delle novità di questo 2021, una delle moto più vendute sul panorama motociclistico e si è appena rinnovata, quindi andiamo a scoprire insieme la nuova Tracer 9 GT. Guardate che figa che è, perché anche in questo colore grigio antracite è davvero bella. Sono cambiate davvero tantissime cose rispetto alla Tracer 900, quindi al modello precedente, ma andremo a vederle dopo. Vi dico un po' quello che ho notato appena salito in sella, ci ho fatto qualche ora, mi è piaciuta davvero tanto. Cambio quick shift up and down. Il motore è lo Yamaha CP3, quindi quello che va ad equipaggiare anche la Yamaha MT-09 che siamo andati a provare qualche mese fa, e devo dire che la dotazione elettronica di questa Tracer 9 GT, che rispetto alla Tracer 9 è ancora più completa, è davvero pazzesca, perché veramente qua abbiamo una dotazione al top. Adesso vi faccio una piccola panoramica per vedere tutti i dettagli di questa moto. Partiamo dal posteriore, quindi valigie serie, luce posteriore a LED, abbiamo la targa prova di Top Moto, ringraziamo Marco che ce l'ha lasciata per questa giornata. Valigie molto capienti con il forcellone che è tutto nuovo, il motore CP3, lo scarico centrale. Menzione anche per la parte posteriore della sella, che a mio avviso, anche se non ho avuto il piacere di provarla in coppia, secondo me a vederla così e a toccarla sembra molto comoda. Ovviamente considerate che questa moto è costruita sulla base della MT-09 che abbiamo già provato, abbiamo già testato, abbiamo già visto, quindi non starò lì a spiegarvi impianto frenante eccetera. I dettagli del frontale molto bello secondo me, davvero, da qualsiasi punto lo guardiamo. Frecce a LED, che non è scontato averle. La sigla del nostro motore. Andiamo a fare una panoramica anche sui blocchetti, paramani, manopole riscaldate, il mio Scorpion S1 che mi fa sempre da compagno durante le mie prove di queste moto un po' più stradali. Ed ecco qua una panoramica completa di questa ottima Tracer 9 GT. Come dicevamo, qua abbiamo alta tecnologia. Prima di tutto una piattaforma inerziale a 6 assi che è la stessa della R1, ma poi abbiamo oltre ai 4 riding mode che possiamo scegliere, possiamo andare ad intervenire a scegliere il grado dei vari controlli che più ci piace. Per esempio possiamo andare a scegliere il controllo di trazione su vari livelli, il controllo di slittamento, il controllo della frenata, ma anche il controllo di impennata, quindi veramente molto completa. Il tutto viene gestito da questo grilletto qua sopra, dove vedete che c'è scritto mod, e sul display di sinistra, dopo andremo a parlare anche di questo TFT, sul display di sinistra vedete che posso andare a selezionare le varie categorie e a cambiarle con le nostre frecce, andare a cambiarle per scegliere quelle che più ci piacciono per il nostro stile di guida. Ovviamente possiamo andare a cucirci veramente la moto addosso. Quindi, parlando poi di tecnologia, andiamo a vedere anche i fari a LED accesi che fanno sempre una ottima scena. Ad andare a completare il tutto c'è il cruise control, troviamo qua,
che è di serie, che si può utilizzare dai 50 km/h in su o dalla quarta marcia in su, quindi quarta, quinta e sesta. Doppio TFT devo dire che è molto intuitivo, magari sarebbe stato bello anche un TFT unico, invece abbiamo due display da 3,5 pollici l'uno, uno a sinistra e uno a destra, con tutte le informazioni necessarie, assolutamente non manca nulla, e andiamo a comandarlo dai vari blocchetti, molto intuitivo come sempre. Qua abbiamo il comando per i vari riding mode, qua abbiamo le frecce per spostarci e qua abbiamo anche la rotella che ci fa spostare sui vari menu per andare a selezionare quello che ci serve sapere. Vedete? Quindi personalmente io lo promuovo. Per quanto riguarda l'ergonomia, come vi dicevo prima, l'ho trovata molto cambiata la posizione di guida in sella. Infatti la sella stessa rispetto al modello precedente, quindi alla Tracer 900, è 15 mm più bassa ed è sempre regolabile in due posizioni. Adesso per esempio è regolata in posizione alta, ma si può regolare anche in posizione bassa. Altra nota positiva è che si possono regolare anche le pedane, vedete il doppio foro, anche loro si possono regolare di 15 mm, in questo caso sono già in posizione bassa, si possono alzare di 15 mm, quindi direi ottimo, e si può adattare un po' alle diverse corporature e altezze di chi guida. Tracer 9 e 9 GT sono equipaggiate con il motore Yamaha CP3 ormai rodatissimo, che è presente anche sulla MT-09 SP che abbiamo provato il mese scorso. 119 cavalli, 93 Nm di coppia, espressi a 7000 giri. Cosa molto importante rispetto alla Tracer 900 è che il valore massimo di coppia è espresso a 7000 giri anziché a 8500, quindi ben 1500 giri in meno, e devo dire che provandola e avendo provato anche la vecchia la differenza si sente. Cosa importantissima anche il cambio, perché abbiamo un quick shift up and down e veramente preciso, soprattutto non credevo, ma anche in scalata l'ho trovato davvero ottimo. Sono rimasto sorpreso. Credo che anche questa nuova Tracer 9 sarà un vero e proprio must tra i viaggiatori, perché soprattutto la GT offre veramente una dotazione di serie impressionante. Allora, prima di tutto abbiamo le sospensioni semiattive che sono delle Kayaba, quindi si autoadattano diciamo, al peso e alla guida su strada. Poi dobbiamo anche dire che sono presenti già di serie le manopole riscaldate, abbiamo il cornering light e abbiamo anche di serie il set di valigie che sono veramente super capienti, forse anche troppo perché sono veramente enormi. Devo dire ottima anche la regolazione del parabrezza, che ricordiamo che rispetto al modello precedente è più largo, quindi offre un maggiore riparo dall'aria, e in posizione tutt'alta come lo vedete adesso, vedete che comunque c'è una buona regolazione. E devo dire che nella posizione in cui adesso, andando a velocità codice in autostrada, non ho ricevuto turbolenze particolari, anzi, considerando che sono alto 1,86, devo dire che ho sentito veramente un ottimo riparo dall'aria, cosa che non è mai scontata trovare su questo tipo di moto. Sfido chiunque a trovare la qualità e la dotazione elettronica della Tracer 9 GT, perché ovviamente è il modello più, diciamo, più ricco, e trovare una concorrente sul mercato che offre allo stesso prezzo la stessa dotazione. Secondo me non c'è, e devo dire che questa è veramente pronto viaggio. Veramente secondo me anche con questo nuovo modello Yamaha farà delle vendite incredibili, perché obiettivamente, possa piacere o non piacere, bisogna ammettere che a livello di rapporto qualità prezzo
penso che questa moto sia unica. Ricordiamo che la Tracer 9, quindi il modello non GT, è in vendita a 11.199 euro. I prezzi rispetto al modello precedente sono aumentati leggermente, ma devo dire che di pari passo anche la tecnologia lo è stato invece esponenzialmente. Quindi se guardiamo cosa hanno aggiunto e il rincaro di prezzo, non è assolutamente niente di che per quello che ora viene offerto. Spero che questo piccolo video delle mie impressioni dopo una giornata con la Tracer 9 GT vi possa essere stato utile. Sono molto contento di averla provata perché, come vi dicevo, avevo già provato la Tracer 900, quindi il modello precedente, e sono rimasto veramente piacevolmente colpito per tutti gli aggiornamenti che ha ricevuto questo modello, e si capisce perché è così apprezzata da noi motociclisti. È veramente un'ottima moto. Quindi ci vediamo al prossimo video e vi saluto e vi ringrazio per la visione. Alla prossima!